Buonasera, buonasera a tutti, è la notte di Capodanno e ci troviamo a parlare un attimo prima di farci gli auguri anche noi. Oggi è la giornata in cui i capi di Stato in genere rivolgono un messaggio alla nazione. Non voglio stare a tediarvi con quello che avrete visto tutti del presidente Mattarella, tutti per modo di dire. Volevo vedere invece assieme a voi il messaggio che circa un'ora fa hanno diffuso i media russi ed è il messaggio del presidente Putin. Sarà con traduzione in inglese in quanto preso da RT English in modo che molti di più possano capirlo direttamente, attivando invece poi successivamente i sottotitoli tradotti automaticamente da YouTube, si può avere una migliore comprensione. Dear citizens of Russia, dear friends, in just a few minutes' time, the year 2020 will come to an end. When we were ushering it in a year ago, we, just like everyone else around the world, dreamed of changes for the better. Back then, no one could have imagined what ordeals all of us would have to go through. And now it seems this past year has encapsulated the burden of several years in one. It was hard for every one of us, fraught with worries and considerable financial difficulties, with stress, and for some, with the bitter loss of their loved ones. But this year that's coming to an end has also been connected with hopes of overcoming these troubles, with admiration and pride for those who displayed their best human and professional qualities. It's been connected with the realization of just how important reliable, genuine, real relations between people are, friendship and trust between us. We've made it through this year together, with dignity, as befits a united nation that respects its ancestors' traditions, like values, bravery, humanity, and compassion in our hearts, in our character, and in our deeds. We look up to our dear veterans, the great generation that trampled the plague of Nazism. Against all odds, we fulfilled our sacred obligation. With immense gratitude, we celebrated the 75th anniversary of the great victory. No doubt, the new deadly virus has changed, turned upside down the usual pace of life, work and study. It's forced us to reconsider, rearrange many plans. But that's the way this world is. Challenges are inevitable. They prompt us to take a closer look at our lives, to listen to our conscience, to put aside petty and trivial things and really appreciate what's most important. That is the gift of human life. It's the family, our mums and dads, grandpas and grandmas, our children, both those still very young and adults. It's our friends and colleagues too, the energy of selfless help and good deeds, both big, involving the whole of the country, and small, on a local level, but no less significant. Ordeals and woes, in the end, always pass. It's always been this way. And what remains with us is what's most important, what makes us generous and strong. That is love, understanding, trust, and support. So I would like to wish you all that the difficulties of this year become history, and soon, with all that we've gained, all the best that's been brought out in each person, stay with us forever. In these times, it is very important to believe in yourself, to not back down when faced with difficulties, and to protect our unity
which is the basis of our future success together. I am convinced that together we will overcome everything and restore and get back to normal life, and with fresh energy, continue to solve the tasks facing Russia in the coming third decade of the 21st century. Dear friends, not everyone is sitting at the festive table right now. A lot of people are still in hospitals, and I am sure they feel the support of their loved ones and friends. With all my heart, I wish you a speedy recovery and a happy return back home. Unfortunately, we haven't managed to completely stop the pandemic yet. The fight against it won't stop for a single minute. Doctors and nurses, paramedics, continue to work hard. Many of them are on duty on this festive night. Emergency service employees are also solving the most difficult of tasks. Our military personnel in conflict zones abroad, our peacekeepers, our army and the navy. It's thanks to all of those who are on duty day and night, no matter what, that Russian citizens can gather today around their family hearths and usher the new year in with a hope for the better and plans for the future, make their innermost wish. Dear friends, let us dream in these moments of the most sacred and bright peace and well-being, happiness and joy for all those near us, all those we hold dear, for all of our country. I would like to thank each and every one of you, because we are together. And when we feel the reliable support of those standing beside us, Russia becomes one big family. I cordially wish all of you good health, faith, hope and love, just as I do to my own loved ones. Happy New 2021. Happy New Year, dear friends. Abbiamo sentito il discorso, è stato un discorso molto breve, a differenza di quelli che fanno molti leader occidentali, con pochi ma chiari richiami, in particolar modo ai valori importanti nella vita, che sono la salute, la famiglia, il passaggio, in cui richiama il fatto al dovere che abbiamo nel proteggere la salute dei nostri genitori, di nostra madre e di nostro padre, e quindi la salute come bene prioritario rispetto al business. Poi c'è stato quindi un richiamo, un forte ringraziamento anche al popolo russo per l'unità con cui affronta le difficoltà e le avversità della storia anche, e quindi il richiamo appunto a trasformare quest'anno in una storia, cioè a lasciarci alle spalle, a ricordare quest'anno come una sfida vinta dalla Russia con i suoi cittadini fianco a fianco. Poche parole ma chiare, molto un pensiero lineare, un pensiero coerente con la sua storia, e un forte richiamo anche al dovere adempiuto nel festeggiare e ricordare il 75esimo anniversario della grande vittoria patriottica nella seconda guerra mondiale, che è appunto la guerra patriottica per il popolo sovietico, russo scusate, vabbè, sovietico, ex sovietici comunque, e basta, è chiuso lì il discorso, perché non c'era bisogno di dire altro. Quindi il ringraziamento agli operatori, a tutti coloro che lavorano per fermare l'epidemia, che ammesso non siamo riusciti a fermarla, a differenza di chi invece si incensa dicendo siamo stati bravissimi, siamo stati fantastici, ogni illusione puramente voluta.
Nella scuola, ad esempio, non si corrono rischi, e poi abbiamo visto tutti cosa era successo a settembre e ottobre con la riapertura delle scuole. Va bene, io vi ringrazio in particolar modo tutti i sostenitori del canale, perché con i loro contributi eh, piccoli, quello che il grande fattore è il volermi dare una prova del loro gradimento, del loro appoggio. Io vi ringrazio, faccio di questo aiuto che voi mi date, di questo appoggio, uno sprone a cercare di fare meglio. Avete visto che abbiamo introdotto, oltre a qualche miglioria tecnica per migliorare l'audio, il video, abbiamo cambiato la modalità di creare i video, collaborando con altre persone con cui mi sono sempre consultato, collaboratori da tempo, che mi hanno anche consigliato per modificare la formula adottata e osare presentarmi più sovente anche da solo, non più solo con Sasha o con altri, per portare un commento e una critica ai fatti ed eventi che accadono e che ci circondano. Io vi ringrazio per quest'anno difficile, un anno che ha visto il mio canale, il nostro canale, salire da poco più di 40 iscritti che eravamo un anno fa, intendo proprio intorno alla metà di dicembre, a 1152-53 che sono oggi. Un grande balzo, quindi per me è un grande balzo, per altre tipologie di canali di divertimento, intrattenimento sono piccolezze. Un canale di nicchia e difficile come questo invece rappresenta una crescita esponenziale. Io vi ringrazio ancora, vi ringrazio tutti. Iscrivetevi quindi al canale perché è importante per farlo crescere, commentate, perché i commenti, come avete visto, anche abbiamo aperto la rubrica Answer by Questions, cioè risposte da domande, perché le vostre domande sono importanti e ci danno lo spunto per fare delle altre puntate, innanzitutto, in cui rispondiamo a queste domande. O rispondo, nel senso, se sono da solo o se chiamo invece qualcun altro, mi consulto con qualcuno. È importante quindi avere il vostro feedback, i vostri commenti, e quest'anno siete stati molto d'aiuto con i consigli anche che mi avete dato sul come cambiare i video, sul come integrarli, come presentare meglio le mappe, quando ci occupavamo praticamente solo di quello. Tante cose che noi facciamo, di cui noi teniamo conto e ne facciamo tesoro. Quindi grazie ancora a tutti, vi auguro un 2021 che sia migliore del 2020 appena trascorso. Lo so che uno dice ci vuol poco, però se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo. Quindi facciamo i gesti apotropaici che meglio ci possono aiutare e guardiamo con fiducia all'anno che viene e a testa alta cerchiamo di renderlo un anno migliore. Allora, un'ultima cosa, prima di salutarvi, volevo ringraziare tutti i collaboratori del mio canale, anche il recente, soprattutto Virgilio, che si è prestato da Geopolitical Center a un confronto, Marco Bordoni, che è stato sempre mio ispiratore fin dai primi tempi, è stato lui a spingermi a iniziare a scrivere, vedendo alcune qualità che evidentemente io ancora non vedevo. Lo ringrazio sempre. Leni Remedios da Birmingham, che si è gettata a capofitto nella sua iniziativa Andromeda
news, progetto Andromeda. Vi consiglio di seguirlo, dalla sua pagina Facebook trovate tutte le informazioni. Poi Geraldina Colotti, con cui recentemente abbiamo iniziato una rubrica fissa che si chiama Tandem, Sud America e dintorni, in cui esaminiamo con un occhio di riguardo i fatti che riguardano in special modo il Sud America, in modo da dividere i settori di interesse e ognuno possa trovare i suoi argomenti preferiti. Con Marco Bordoni realizzeremo entro breve uno speciale su Russia e Bielorussia, e con Sasha seguiamo sempre le aree di crisi del mondo, Sasha di Sacher Italia. Saluto anche tutti gli amici della redazione del Sudest.it, che sta attraversando un momento difficile avendo dovuto chiudere la testata all'improvviso causa motivi esterni, e spero che la nostra avventura, iniziativa possa tornare. Quindi saluto il direttore Mario Gianfrate, un augurio soprattutto per il 2021 va anche alla nuova iniziativa dell'amico Fulvio Scaglione, che è Lettera da Mosca, una pagina di informazione principalmente orientata verso il mondo russo. Anche all'amico Fulvio, quindi migliori auguri per un buon 2021. Quest'anno 2020 si chiude per me in maniera molto negativa, nel senso che quest'anno ho perso, un po' per il Covid, un po' per altri motivi, degli amici e delle amiche che mi erano cari, e quindi quest'anno non lo rimpiangiamo. Poche sono le cose positive di cui ci ricorderemo di quest'anno, e forse il fatto di essere sopravvissuti. Vi ringrazio ancora, scusatemi per l'ingerenza russa anche nelle nostre feste. Il buon amico Daniele Giusti mi perdonerà di questo, lui che è atlantista convinto. Benissimo, un saluto a tutti, un caro augurio di buon anno e arrivederci alla prossima puntata.